Domenica. Domenica è il mio ultimo giorno di farm. E no dopo 88 giorni di farm, ma bensì dopo più di 1 anno e mezzo. E questo video nasce dall'esigenza di voler rispondere ad alcune delle domande che mi sono state poste dai miei amici e dai miei parenti. Della serie: ma se hai finito i giorni, i tuoi 88 giorni, ma perché ancora stai a raccogliere le mele? Tutto si può tranquillamente racchiudere in: ma chi te lo fa? Chi va a lavorare nelle farm? Le persone che vanno a lavorare nelle farm si possono, secondo me, racchiudere in 2 grandi categorie: chi ha bisogno dei giorni e chi invece non ha più bisogno dei giorni, e lo fa un po' come stile di vita, diciamo come stile di viaggio in Australia. Io il mio primo giorno nelle farm è stato orrendo. Adesso io non so quante altre persone saranno così sincere di dirvi che hanno odiato il loro primo giorno di farm. Alle 6:30 del mattino mi è stata data una scala 3 volte più alta di me, che dovevo scarrozzare a destra e a sinistra per questi filari e raccogliere le mele e metterle dentro questa bag, questa sorta di zaino che anziché metterselo sulle spalle te lo metti davanti, ed è ingombrante perché dove vai, sbatti, non sai che fa, e per la disperazione ci vorresti entrare dentro e rinchiuderti là e scomparire nel vuoto. Il lavoro per la maggior parte delle volte è sottopagato, è duro, ti fa male la schiena, scopri di avere delle ginocchia, scopri di avere dei muscoli nelle cosce. La questione è questa: che tu la mattina ti svegli alle 5 del mattino, alle 6 sei pronto, ti sei fatto la tua colazione, non c'hai avuto tempo di cacà perché non ce l'hai avuta la possibilità di andare in bagno, e vieni schiaffato dentro un pulmino se la farm è organizzata, o se no ti prendi il tuo van che cade a pezzettoni e piano piano ti dirigi verso questi campi sconfinati e lavori duro. Ma per me la farm vuol dire vedere l'alba tutte le mattine, vuol dire lavorare sotto il sole, sotto la pioggia, vuol dire arrivare la sera che sei stanco, ma allo stesso tempo c'è questa comunità di lavoratori chiamati backpackers che è fantastica. C'è una solidarietà tra di noi, c'è un aiutarsi a vicenda che è bellissimo, una cosa unica, e questa penso sia la motivazione che mi ha spinto a rimanere nelle farm, una vita semplice, una vita di solidarietà. Ciao! È questo, la farm sono le persone che incontri, sono persone che nella tua città, nel posto da dove vieni, non avresti neanche calcolato, non ti avrebbero stimolato in un alcun modo, e invece in questa sorta di convivenza forzata si fanno nuove amicizie ed alcune diventano quasi fraterne. Allora, la mia prima impressione di vita nelle farm la posso sintetizzare in 4 parole. Uno sbocco di sangue. La vita nelle farm, lavorare nelle farm, mi ha lasciato un ricordo indelebile: il tunnel carpale. Però devo dire che lavorare nei campi, una cosa positiva, mi ha permesso di poter esprimere me stessa. Mi riferisco a cantare a squarciagola, soprattutto tutto il repertorio di Cristina D'Avena. Insomma, tutto ciò per dirvi che le condizioni lavorative nelle farm sono pessime, spesso e volentieri. La paga molto spesso è misera, si lavora duro, si fatica tanto, però ci si diverte tanto anche, e ti dà la farm la possibilità di entrare in contatto con delle situazioni che magari a casa non si avrebbero. E questo, secondo me, il fatto che nonostante tutto
l'esperienza della farm è stata la più bella, la più dura e la più bella della mia vita. È un po', secondo me, il filo conduttore che lega me e gli altri ragazzi che hanno deciso di fare le farm. Hi, I'm Casey. So I started to work in strawberry picking, and for me it was a very hard job because of the bad conditions. But then in the majority of farms I was working for, I just have very good memories of working outside with my friends, and even if it was sometimes difficult or physically hard, we had a big motivation, like we motivated each other and we had a very good team spirit, so it was good. E per darvi un po' un'idea di ciò che sto parlando, ho raccolto un po' di testimonianze di alcune persone che ho conosciuto durante il mio percorso e spero che possano in un qualche modo, sia la mia che la loro, aiutare chiunque entri in contatto con questo video e stia pensando di andare a fare le farm. What is the good part about working in the farms in Australia? You can meet people from all over the world. You can have the best apples, the best cherries, the best blueberries, the best bananas, all picked by yourself. The best limes, everything. You can learn how to treat the plant. You can learn some things about the earth. The bad part is the farms are not farms anymore. They are industrial businesses also. So people is always thinking about money. You think coming to farms it's going to be something new, something more to the earth, and sometimes it's only about money and throwing toxins and working a lot and not worrying about the plant or the nature or whatever, especially in Australia. So that's what I have to say about the farms. Alla fine dei conti, dopo che hai fatto le farm, ciò che ti resta dentro non sono tanto il duro lavoro o le brutte disavventure che ti capitano, ma è tutto il resto. È la possibilità di dormire sotto un cielo stellato, di vedere facilmente la Via Lattea, avere la possibilità di gioire dell'alba e del tramonto ogni singolo giorno, di vivere la tua esistenza per un piccolo momento in maniera diversa. It's not so much the work that you do, it's just sort of the context in which you live. In my case, it was a caravan park with just under 200 backpackers from all over the world. You know, you get, and all different ages. You get the 18-year-old German who's just left high school and is doing his gap year before university, to the 60-year-old Kiwi who's just decided to drop everything and just visit Australia with his bicycle. You know, it's just you meet nutters, you meet people that I'll never forget for as long as I live. All in all, it was probably one of the most intense periods of my life. Ma una cosa che ci tengo a dire: la farm non è per tutti. Nella mia esperienza, durante tutto questo anno e mezzo, ho avuto modo di vedere tanti ragazzi che si sono stancati, non hanno voluto continuare. Ho visto con gli occhi miei persone che dopo aver iniziato il lavoro, dopo 2 ore di aver iniziato il lavoro, se ne sono andate, hanno mollato tutto così e sono tornati in campeggio con l'autostop. Voi venite a farle le farm. Pare che il governo australiano mi ha pagato per dire questa cosa, però no, è così. Cioè, le farm sono una parte fondamentale della tua esperienza in Australia. Non puoi dire di aver visto al 100% l'Australia se non ti sei fatto un periodo di farm, a prescindere se vuoi o no ottenere il secondo anno, il secondo visto. È una cosa che va fatta, però se si decide di iniziarle, non ti dico che bisogna finirle, non dico che bisogna finirle, però almeno di iniziarle con uno spirito giusto. Beh, sicuramente è un lavoro faticoso, ho dovuto lavorare sotto il sole, un sole che spacca le pietre con 30-40 gradi, sono passato a lavorare sotto la pioggia e arrampicarmi sulla scala, che non è proprio super divertente, e addirittura d'inverno con 4-5 gradi la mattina e raccogliendo mele che sembravano palle di neve. È stato diventare il cocco del farmer, prendendosi gli insulti da tutti i miei amici per questo.
e nonostante tutto l'ultimo giorno di lavoro, perché non avevamo portato le ciliegie abbastanza bene, non mi ha neanche salutato praticamente, quindi sì, mi sono reso conto che praticamente siamo comunque sempre lavoratori stagionali, un po' dei numeri per loro nonostante tutto, ed è stato frenetico controllare l'orologio ogni volta che terminavo un contenitore di ciliegie o di mele e correre sempre di più, però tutto sommato è anche un lavoro corretto, perché tipo di lavoro in cui se sei pigro fai 15.000 pause, guadagni poco, se arrivi un quarto d'ora prima vai via dopo, non fai pause o fai pause minime, guadagni un po' di più, quindi da quel lato lì è abbastanza corretto tra tutti i lavoratori. Poi c'è tutto il contorno, anche è stato vivere in un van, nel mio van, in un campeggio nelle campagne tasmane. E bello sì, sono uscito un sacco di gente, però in alta stagione per esempio anche condividere 4 bagni e 4 docce con un altro centinaio di persone, per cui immaginatevi finito il lavoro la fila che c'era per farvi le docce, però è stato conoscere anche un sacco di gente fantastica con cui abbiamo condiviso tutte queste esperienze lavorative, quindi sì dai, sicuramente è stata un'esperienza positiva. Ciao! Perché se non si iniziano con uno spirito giusto non si va da nessuna parte. Ciao! Sto a vedere la luce oltre il tunnel, Marco. Non mi devo più svegliare alle 4 del mattino.